Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera, buonasera a tutti. Carlo, allora, questa mattina parto subito con una notizia data da Gazzetta dello Sport. Si è parlato della fine tra De Ketelare e il Milan nella prossima appunto stagione. Hanno parlato di fine di una storia d'amore, devo dire una storia d'amore che non è mai proprio iniziata. Ti chiedono appunto se anche tu hai qualche notizia a riguardo e se davvero potrebbe lasciare il Milan nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Di solito come un homme, une femme, le storie d'amore si piange alla fine della Mm. storia d'amore quando si è al cinema. Io non verserò neanche una lacrima perché non è mai scoppiato, era scoppiato. Poi è un amore che si Aveva è bisogno di un po' di tempo forse, ma si è non l'ha avuto. si è consumato leggermente nel tempo, sempre più consumato, non è stato mai poi alimentato e quindi io rifletti su una cosa, certo parliamo di cose chiare per chi non l'avesse visto, si parla di 25 milioni dell'Aston Villa, Sì. il Milan farebbe una minusvalenza, io mi auguro che sia una minusvalenza sopportabile, il Milan chiederà magari 30 per poi scendere a 28. Ricordiamoci che se riuscissimo a vendere il giocatore avremmo altri 28, cifra a caso, 28 milioni di euro, che con gli 80 di Tonali avremmo 108 milioni di euro da investire. Il Milan ne ha già investiti 60 con Pulisic, con Loftus-Cheek e arriveremo a 60 con Reinders prima o poi, Sì. e poi la vendita di De Ketelare potrebbe far sì che il Milan potrebbe salire di 5-4-5 perché ci sono i soldi, magari per Chukwueze perché la differenza è un po' altina, per il Valencia con Musa e finanzierebbe anche questi altri giocatori. Quindi un Milan che han detto che non investivano, han detto che non sanno vendere, ne hanno portati a casa 110. Tu mi dirai, bella Beh, De Ketelare è forza, ancora da arrivano vendere. 80. Prego? Cioè, De Ketelare è ancora da vendere. Adesso è iniziata questa trattativa. Io credo che Diciamo, vada in diciamo, porto, diciamo, però. se dovesse andare in Sì. porto, il Milan intanto il suo bel tesoro ce l'ha, ma lì sarebbe ulteriore. Quindi vediamo se c'è un amatore che ha fiducia in De Ketelare, sarebbe un grande colpo per un Milan che è totalmente rinnovato in questa stagione. Ma Carlo, hai parlato prima di Ciukwueze. Sai che c'è stato per tanto tempo l'interrogativo se Ciukwueze esclude Pulisic e viceversa. Adesso la domanda è: Ciukwueze esclude Balogun? Ci chiedono da casa? O viceversa? Per forza, perché Balogun è Eh extracomunitario, sì. ha passaporto inglese-americano, per forza. È come Chukwueze Io credo che te lo elimina. chiedano a livello più di, cioè come concetto, nel senso è chiaro che Allora, qui sì per forza per l'extracomunitario, però credo che la ma domanda poi, scusa, dell'ascoltatore, sì, diciamo agli amici che c'è una cosa che esclude Balogun, 40 o 50 milioni di euro, che poi non è infatti. un giocatore, Balogun non è un giocatore da 30, eh? No, ma Balogun non è un infatti, giocatore da 30. però magari con la cessione di De Ketelare alcuni hanno pensato che si potrebbe fare di Porto più. a casa Chukwueze, porto a casa Chukwueze, fascia destra, esperto da fascia destra, giocatore di cui tutti parlano molto bene, e io Chukwueze, porto a casa Chukwueze, poi là davanti vediamo. Chiaro che poi se porti a casa Chukwueze, vediamo. Un'altra notizia che ti do subito, da quello che mi risulta assolutamente, diciamo, improbabile, va, non diciamo Mm, impossibile perché mai. Singo Messias. Allora, Singo ve l'ho già detto, sembrava che il Milan l'avesse preso, anzi dicono che l'avesse anche preso, cioè che ci fosse già una trattativa quasi chiusa, poi il Milan ha cambiato idea e a Singo non è un giocatore che non interessa. Il Milan potrebbe effettuare un'operazione con degli scambi se servirà, se servirebbe, per prendere un giocatore che al Milan interessa molto. sì. Ma dato che Singo non interessa, per Messias, se chi vuole Messias viene qua e lo paga. Non viene inserito. Milan non vuole inserire per i giocatori in vendita, a meno che
facciamo l'esempio, il Villarreal voglia Origi, Sì, che sia interessato a Origi, allora lì puoi fare lo scambio, perché a te interessa Chukwueze. sì, Ma fai per scendere giocatori un che po' il non, prezzo di Chukwueze dandogli Origi. ma per giocatori che non interessano, il Milan non fa cambi. L'altro nome che è uscito ieri, facciamo un riassunto, Luca Sì. Pellegrini, ne hanno parlato ieri Enzo Raiola con il Milan, ma non sembra interessare al Milan. Ma prima parlavi di Messias, tu credi che possano andare via dal Milan entrambi? Cioè ti parlo sia di Messias che di Salmacher o almeno uno possa restare, considerando anche le caratteristiche un po' più duttili, no, di Salmacher? Secondo me vanno via tutte e due. Mm. Non mi sembra che ci sia una grande stima, attenzione a quello che vi dico, una grande stima tattica, tattica, da parte di Pioli per Selemakers, quindi non sulla persona o sul giocatore, Beh, l'ha tattica. dimostrato anche nell'ultima stagione che comunque gli ha preferito spesso Messias. Messias, abbiamo visto i limiti, il Milan lì deve rafforzarsi, quindi avendo preso Pulisic che può partire da lì, secondo me potrebbe esserci, facciamo finta Chukwueze o Sì, Isaacsen, stiamo su quelle cose, che è uno dei due secondo me alla fine arriva, Isaacsen, Pulisic possono in un 4-3-3 può giocare Isaacsen o Chukwueze o Pulisic con Giroud o chi volete voi Leao, nel 4-2-3-1 può giocare Pulisic in mezzo e Chukwueze, oppure puoi mettere in mezzo Romero, oppure puoi mettere in mezzo il giocatore robusto. Insomma, io credo a tua domanda, quello che interessa a sì. te che mi hai fatto questa domanda, per me potrebbero andare via tutte e due. Comunque, come dicevi tu prima, sarebbe davvero un Milan rivoluzionato, perché in questo momento Rivoluzionato, l'unico rivoluzionato. reparto che non stiamo toccando minimamente è quello della È la difesa. difesa. È la difesa che se andasse via Ballo-Touré, e mi sembra che ci siano notizie degli ultimi minuti, che non ci siano notizie, pas de nouvelles, non ci Mm. sono notizie per l'eventuale cessione al Nizza, poi bisogna trovare una fascia di sinistra da quella parte lì. Più bravo di Ballo-Touré, così No, ma non soprattutto protestano Carlo, tutti. non è solo più bravo di Ballo Touré, è anche qualcuno che arriva sapendo che davanti c'è Teo Hernandez. Quindi, Sì, che però se arriva un giocatore medio va bene, cioè, però dopo è medio, e se è medio quando non c'è Teo Hernandez, allora dicono che è so come che tu hai a Ballo-Touré. cuore un po' Ballo Touré, che è stato sempre bersagliato. Io non l'ho a cuore, io sono contrario a quelli che a prescindere è Mm. scarso. No, no, Allora, va la bene. domanda, ognuno ha le sue sensazioni. Entra in campo Ballo-Touré, mi butto giù dalla curva? No. Ecco. Entra in campo qualcun altro? Mi butto giù dalla curva? Metaforicamente sì. No, ma più che altro sai cosa? È che, ripeto, il fatto di avere davanti Teo Hernandez e quindi il giocatore che arriva sa che il più delle volte non gioca e non trova posto, è ovvio che non ti fa andare su un giocatore che non fa rimpiangere Teo, perché il giocatore che non fa rimpiangere Teo gioca titolare da un'altra parte, cioè non è semplice come Esatto. ruolo da ricoprire. Esatto, ecco perché io non troverei Rogni. L'unica cosa di Ballo-Touré, se ci fosse la possibilità, che magari portano a casa 4, 5, 6 Sì. milioni di euro, magari li mettere un italiano, ecco. Ma non un italiano che ti costa 25 milioni di euro. E se non ti costa 25 milioni di euro, sarà un italiano normale. Quindi ti dà una mano quando non c'è Teo Hernandez? Non lo so. A proposito di italiani, credi che Gabbia possa lasciare questa stagione il Milan? Penso che sia la volta buona, penso che sia la volta buona in prestito, devi giocare un anno. Poi magari il prossimo anno si afferma e nel caso dovesse chiudersi l'avventura del Milan di Kier potrebbe essere un giocatore, ma lo deve dimostrare in campo, adesso non è. Adesso non puoi metterlo al posto di Kier. No. Dopo un anno autorevole nel Genoa dove andrà, e allora lo potrei Ma mettere. credo che serva anche a Importante. lui comunque perché ha giocato veramente poco Certo, ultimamente, quindi certo. credo che gli possa servire. Carlo, grazie. Io ti do appuntamento domani alle ore 16 per Pelle Rossonera e io vi invito sempre a mettere like e iscrivervi al nostro canale. Grazie Carlo. Un saluto, ciao a tutti, buonasera.